Parigi, 29 marzo 1832. È la notte di metà Quaresima. La città non dorme. Nonostante le voci inquietanti che arrivano dall'est, nonostante le notizie di una piaga che ha divorato la Russia e la Polonia, Parigi ha deciso di ridere in faccia alla paura. Nei saloni dorati e nei teatri di boulevard si celebra il carnevale. Le maschere sono ovunque, piume, seta, volti di porcellana che riflettono la luce calda delle migliaia di candele. In un teatro affollato, un uomo vestito da arlecchino sta ballando. La sua danza è energica, quasi violenta. All'improvviso, la musica sembra farsi più lontana nelle sue orecchie. Sotto il trucco bianco e le losanghe colorate, il suo volto cambia. Una scarica di gelo gli attraversa la schiena, mentre un dolore lancinante, come un artiglio di ferro, gli morde l'addome. Le sue gambe, che un secondo prima volavano sul parquet, diventano di piombo. Cade. Non è uno svenimento elegante, è un collasso brutale. Attorno a lui la folla ride, convinta che faccia parte dello spettacolo. Ma il riso si spegne quando l'uomo strappa la maschera. Quello che appare non è un volto umano, ma una visione d'incubo. La pelle, un tempo rosea, è diventata improvvisamente bluastra, quasi violacea. Le dita, contratte da spasmi feroci, si ripiegano come artigli di uccello. «Il colera!» urla qualcuno. La parola esplode come una granata nel salone. La musica si ferma con uno stridore di archi. Le donne in abito da sera fuggono calpestando i lembi delle proprie gonne. Gli uomini spintonano verso le uscite, le facce pallide per il terrore. In pochi minuti il teatro è un guscio vuoto, illuminato da candele, che iniziano a spegnersi. Sul pavimento resta solo lui, l'arlecchino blu, rannicchiato in posizione fetale, mentre il ghiaccio della morte lo invade nel cuore della primavera parigina. Ma questo è solo l'inizio. Mentre l'alba del 30 marzo sorge sulle rive della Senna, Parigi si sveglia, scoprendo che l'ospite invisibile non se n'è andato con la fine della festa. Si è annidato nei pozzi, ha strisciato nei vicoli stretti del Marais, ha baciato i bambini nelle culle di fango di Rue de la Mortellerie. I parigini si guardano allo specchio, cercando quel tono bluastro sulle proprie guance. La città della luce sta per essere inghiottita dall'ombra più fitta che abbia mai conosciuto. Chi sarà il prossimo a sentire quel morso nelle viscere? E soprattutto, come si può combattere un nemico che non si vede, non si sente, ma che trasforma un uomo vivo in un cadavere nel giro di poche ore? Per comprendere l'inferno che sta per scatenarsi, bisogna guardare Parigi non come la capitale del mondo, ma come un organismo malato. Nel 1832 la città è un groviglio di contraddizioni. Da una parte i nuovi boulevard e la gloria napoleonica, dall'altra un labirinto medievale dove 800.000 persone vivono stipate in spazi angusti. Non ci sono fogne moderne, i rifiuti umani scorrono in rigoli neri al centro delle strade, mescolandosi al sangue dei macelli e agli scarti delle concerie. La Senna, quella vena d'argento che attraversa la città, è in realtà un brodo di coltura. La gente ne beve l'acqua, ci lava i panni, ci scarica ogni sorta di immondizia. È qui che il vibrio colere, arrivato dall'India attraverso le rotte commerciali e le guerre, trova il suo trono perfetto. Ma la Parigi del 1832 non sa nulla di batteri. La scienza ufficiale crede ancora nei miasmi, l'idea che la malattia sia trasportata da arie putride, da odori fetidi che fluttuano sopra la sporcizia. Seguiamo lo sguardo del dottor François-Vincent Raspail mentre cammina nel quartiere dell'Hôtel de Ville. L'aria è densa, quasi solida. Si può sentire il sapore del ferro e della decomposizione sulla lingua. Le case sono così vicine che il sole non tocca mai il suolo. Raspail osserva una donna che attinge acqua da una fontana pubblica. L'acqua è torbida, opalescente. Lei ne beve un sorso, ignara che in quel gesto banale sta invitando il predatore dentro di sé. Nelle ore successive al ballo di carnevale, la velocità del contagio è traumatica. Non si tratta di una febbre lenta,
Il colera colpisce come un fulmine. Un uomo esce di casa per comprare il pane alle 8 del mattino. Alle 10 inizia a vomitare. A mezzogiorno la sua pelle ha perso elasticità. Se la pizzichi, resta sollevata come carta bruciata. Alle 4 del pomeriggio i suoi occhi sono vitrei e neri. Alle 6 il carro dei morti si ferma davanti al suo portone. In meno di 24 ore il corpo umano viene prosciugato. Il colera ruba tutta l'acqua, lasciando dietro di sé un guscio bluastro e raggrinzito. I medici disperati provano di tutto. Salassi che indeboliscono ulteriormente i pazienti, impacchi di senape, clisteri di tabacco, ma nulla funziona. In Rue de la Mortellerie, la strada che già nel nome porta la promessa della fine, la morte bussa a ogni porta. La densità umana è tale che il respiro di uno diventa il veleno dell'altro. Mentre i quartieri ricchi iniziano a barricarsi, alzando muri di pregiudizio e sospetto, il popolo dei vicoli inizia a mormorare. Perché il colera colpisce soprattutto i poveri? Perché i ricchi sembrano morire meno? Una voce terribile inizia a circolare nei mercati, tra le donne che vendono pesce e gli operai delle stamperie. E se non fosse una malattia? E se il governo stesse avvelenando i pozzi per sbarazzarsi delle classi pericolose? La paura si trasforma in odio. Il terrore della morte blu sta per mutarsi nel calore rosso della rivolta. Ma mentre gli uomini affilano i coltelli, il colera non si ferma. Sta risalendo le scale dei palazzi nobiliari, invisibile e implacabile. Parigi è un corpo che sta andando in cancrena e il chirurgo non è ancora arrivato. Mentre la primavera del 1832 avanza, l'Hôtel Dieu, il grande ospedale situato nell'ombra della cattedrale di Notre-Dame, si trasforma nel cuore pulsante dell'agonia parigina. All'interno l'aria è così satura di cloro e vapori di aceto che brucia gli occhi dei medici. Entriamo in una delle corsie. Le file di letti, originariamente progettate per ospitare un paziente ciascuno, ora ne accolgono 2 o 3. Corpi bluastri e scheletrici sono intrecciati in una promiscuità disperata. Suor Caterine, una giovane novizia, si muove tra le file con un catino d'acqua tiepida. Le sue mani tremano. Ha appena visto un uomo morire in meno di 3 ore. Lo ha visto trasformarsi da un robusto facchino del mercato in un vecchio avvizzito, con la pelle che sembrava stoffa bagnata, stesa sopra le ossa. Il dettaglio più terrificante sono i crampi. Il colera provoca contrazioni muscolari così violente che i pazienti sembrano posseduti. Le gambe si flettono bruscamente, le dita si torcono, i tendini emettono rumori simili a corde di violino che si spezzano. Alcuni malati gridano, ma la maggior parte ha perso la voce. Il colera asciuga le corde vocali, riducendo il grido a un sussurro rauco e spettrale, la cosiddetta vox colerica. Il dottor Magendie, uno dei luminari dell'epoca, attraversa la corsia con il suo camice già sporco. È frustrato. La scienza che tanto ama sta fallendo. Prova a iniettare acqua nelle vene dei moribondi, un esperimento pionieristico, l'antenato delle nostre flebo, ma senza successo. Spesso il sangue dei malati è così denso e scuro, simile a melassa nera, che non scorre nemmeno più nelle siringhe. Fuori, sul sagrato della cattedrale, la folla osserva i carri che arrivano carichi di corpi. Non sono bare, sono semplici casse di legno grezzo o peggio cumuli di cadaveri avvolti in lenzuola sporche. La velocità della morte ha annientato il rito. Non ci sono funerali, non ci sono campane che suonano per ogni defunto. C'è solo il silenzio di pietra di Notre-Dame e il rumore dei carri che portano via i resti di quella che una volta era la popolazione più orgogliosa d'Europa. A metà aprile la mortalità tocca picchi di 800 persone al giorno. La paura è diventata una massa solida che schiaccia la città. Ma è proprio in questo momento di massima pressione che la sanità mentale della popolazione inizia a cedere. Se la medicina non può spiegare, se Dio non può salvare, allora qualcuno deve essere responsabile. Lo sguardo dei parigini si sposta dai letti d'ospedale alle figure scure che si muovono nei vicoli. I distributori di polveri, i medici governativi, gli ufficiali di polizia.
Il sospetto che la malattia sia un'arma politica inizia a cristallizzarsi. Nelle taverne di periferia, sopra bicchieri di assenzio economico, si giura vendetta contro gli avvelenatori. Il colera non sta solo svuotando le vene degli uomini, sta preparando la polvere da sparo per una rivoluzione che sta per esplodere. Parigi, metà aprile 1832. La città non è più solo malata, è fuori di senno. Mentre il numero dei morti sale a livelli tali che i cimiteri iniziano a traboccare, un'epidemia parallela altrettanto letale infetta le menti: la paranoia. Nei mercati delle Halles, tra i banchi di pesce e le ceste di verdura, si diffonde una voce che corre più veloce della morte blu. Si dice che il colera non sia un morbo, ma un complotto del governo di Luigi Filippo per sfoltire il popolo ribelle. Il clima è surreale. La gente inizia a perquisire i passanti. Se qualcuno viene visto con una boccetta di medicinale o una strana polvere in mano, viene immediatamente accusato di essere un avvelenatore. La folla, accecata dal dolore e dalla fame, non cerca spiegazioni scientifiche, cerca un colpevole da sacrificare. Seguiamo un uomo qualunque, un farmacista di Rue Saint-Honoré, che ha commesso l'errore di apparire troppo indifferente mentre cammina verso il lavoro. Qualcuno nota che tiene la mano chiusa in tasca. Una donna urla: «Lo ha gettato nel pozzo! Ha avvelenato l'acqua!» In un istante, l'uomo è circondato. Non ha il tempo di parlare. Centinaia di mani lo trascinano verso la Senna. I volti dei suoi assalitori sono distorti da una rabbia primordiale. I loro occhi sono specchi della stessa morte che cercano di combattere. L'uomo viene picchiato a morte con bastoni e pietre e il suo corpo gettato nel fiume nero, una vittima della follia che precede la fine. Nelle Tuileries, il re e i suoi ministri sono impotenti. Anche i potenti cadono. Casimir Perier, il primo ministro, l'uomo forte del governo, contrae il colera dopo aver visitato coraggiosamente i malati all'Hôtel Dieu. La sua caduta è un trauma nazionale. Se l'uomo che governa la Francia sta morendo, chi è davvero al sicuro? Ma la rabbia popolare non risparmia nemmeno i medici. I chirurghi, che lavorano fino allo sfinimento con i guanti di gomma neri e i camici lordi di fiele, vengono aggrediti nelle strade. Vengono visti come complici del potere, come demoni che sezionano i corpi invece di guarirli. In questa Parigi apocalittica, la scienza è diventata una stregoneria moderna da perseguitare. Mentre le barricate iniziano a sorgere non per la libertà, ma per la pura paura, il colera continua il suo lavoro metodico. Ogni angolo di strada ha il suo odore: aceto, cloro, decomposizione. Le finestre sono chiuse, le porte segnate da croci. Il silenzio delle ore notturne è interrotto solo dal grido dei conduttori dei carri funebri. «Portate fuori i vostri morti!» È una città che ha perso la bussola morale, dove il vicino sospetta del vicino e il figlio teme l'abbraccio del padre. La luce del giorno rivela strade cosparse di mobili distrutti e di polveri di contrasto che il governo ha ordinato di spargere ovunque. Ma Parigi sta scoprendo una verità amara. La rabbia può bruciare i palazzi, ma non può uccidere un invisibile vibrione che nuota nell'acqua della vita. Maggio 1832. La pioggia cade su Parigi come se volesse lavare via il peccato della città, ma non fa altro che trasformare i vicoli in paludi di fango infetto. L'acqua, quella stessa acqua che i parigini iniziano a guardare con un terrore misto a sete, scorre giù dai tetti, raccoglie il veleno dei corpi ammucchiati e ritorna nelle viscere della terra. In un piccolo appartamento al terzo piano di un edificio fatiscente vicino a Place de Grève vive Jean-Louis, un giovane tipografo. Jean-Louis non crede ai complotti degli avvelenatori, ma crede ai suoi sensi. Sente il freddo che sale dalle fessure del pavimento di legno, sente il silenzio innaturale della sua padrona di casa, che non si sente più urlare nel corridoio da 3 giorni. Ma soprattutto sente la sete. Una sete che non è umana, una sete che sembra bruciare dal centro delle sue ossa. Guarda la brocca sul tavolo. L'acqua è stata raccolta dalla fontana la sera prima. È ferma, riflette la luce grigia che filtra dalla finestra sporca. Jean-Louis sa che bere significa rischiare
ma la disidratazione che il colera impone ai corpi è tale da togliere ogni barlume di ragione. Beve. L'acqua ha un sapore di terra e di ferro. Poche ore dopo, il mondo di Jean-Louis si restringe al perimetro del suo pagliericcio. La sua pelle inizia a cambiare texture. Se la tocca, la carne non torna indietro. Resta impressa la forma delle sue dita, come se fosse fatta di argilla fresca o di cuoio bagnato. Attorno a lui, la città ha smesso di combattere. La rabbia delle settimane precedenti è stata sostituita da un'apatia spaventosa. Gli uomini non urlano più alle barricate, si trascinano lungo i muri, tenendosi il ventre, cercando un angolo d'ombra dove spegnersi. Le botteghe sono sbarrate con assi di legno, i lampionai non passano più ad accendere i fuochi serali. Parigi, di notte, è una bocca spalancata nel buio. Il cimitero di Père Lachaise e quello di Montmartre sono ormai saturi. I fossori non riescono a tenere il passo. Vengono scavate enormi fosse comuni dove i ricchi, avvolti nelle loro lane, vengono gettati sopra i poveri, nudi o coperti di stracci. La morte blu è la più grande livellatrice che la Francia abbia mai visto. Non importa se hai letto Voltaire o se non sai scrivere il tuo nome, nel fango della fossa comune il piombo e l'aceto annullano ogni distinzione di classe. Il sole di maggio, quando esce tra le nuvole, non porta speranza, ma solo il calore necessario a far fermentare i miasmi che la scienza insegue invano. Jean-Louis, nella sua stanza, guarda un ragno che tesse la sua tela nell'angolo del soffitto. È l'unica cosa viva che vede. La sua vista si sta appannando, le orbite si sono ritirate così profondamente che sembra guardare il mondo dal fondo di un pozzo. Non ha più paura. Il dolore dei crampi è stato sostituito da una strana, gelida sonnolenza. Giugno 1832. Il colera ha ormai mietuto quasi 20.000 vittime nella sola capitale. Parigi è una città trasformata. Quello che un tempo era il centro del mondo è ora un palcoscenico deserto, dove la polvere e il silenzio regnano sovrani. Ma tra le ombre dei palazzi e il fetore delle fosse, la storia sta per compiere una delle sue svolte più drammatiche. Osserviamo una figura che si muove con cautela tra i vicoli del quartiere Saint-Merry. È un giovane studente, il viso coperto da un fazzoletto imbevuto di aceto dei 4 ladri, un antico rimedio medievale contro la peste che molti hanno rispolverato per disperazione. Sotto il braccio stringe dei manifesti. Non parlano di medicina, ma di libertà. Mentre il colera ha decimato i ranghi dei poveri, ha anche esasperato le tensioni politiche fino al punto di rottura. L'aria di giugno è pesante, elettrica. Il 5 giugno, durante il funerale del generale Lamarck, un eroe popolare e oppositore del re, morto anche lui, si dice, per le complicazioni del morbo, la tensione esplode. La processione funebre si trasforma improvvisamente in un'insurrezione. Le stesse mani che pochi giorni prima scavavano fosse per i morti di colera, ora sradicano i selciati per costruire barricate. È un momento di pura follia collettiva, la rivoluzione nel cuore della pestilenza. Gli uomini combattono con la febbre negli occhi e il blu della morte che ancora segna le nocche delle loro mani. Le grida di liberté si mescolano ai rantoli dei moribondi che ancora giacciono negli appartamenti sopra le strade. Il sangue dei caduti sotto il fuoco dei moschetti reali scorre nei canali di scolo, mescolandosi alle secrezioni infette della malattia. Per 2 giorni, Parigi diventa un campo di battaglia. La morte blu osserva dall'alto mentre la polvere da sparo copre l'odore del cloro. Ma la rivolta viene schiacciata. L'esercito riprende il controllo, lasciando le strade ancora più desolate di prima. Il colera, quasi avesse aspettato la fine dei tumulti per sferrare l'ultimo colpo, ha un'ultima fiammata di violenza, prima di iniziare lentamente a recedere. Iniziano a comparire i primi sopravvissuti, persone che sono passate attraverso il fuoco del morbo e ne sono uscite come reduci di una guerra invisibile. Camminano come automi, la pelle flaccida, i capelli ingrigiti in poche settimane. Guardano la città con occhi nuovi. Parigi non sarà mai più la stessa. La fiducia cieca nel progresso e nella bellezza si è frantumata contro la realtà brutale della biologia.
Mentre i carri iniziano a trasportare non più corpi, ma calce per disinfettare le case, i parigini iniziano a porsi la domanda che cambierà il secolo. Come è stato possibile? Come ha potuto la capitale della civiltà trasformarsi in un mattatoio a cielo aperto? La risposta non arriverà subito, ma il seme del cambiamento è stato gettato nel fango infetto di Rue de la Mortellerie. La città deve essere rasa al suolo e ricostruita, oppure la prossima volta non resterà nessuno a raccontare la storia. Entro l'autunno del 1832, l'ospite invisibile abbandona Parigi, lasciando dietro di sé una città che puzza di calce e di lutto. Ma il colera non è passato invano. Quello che i cannoni della rivoluzione non erano riusciti a fare, lo ha fatto un morbo invisibile. Ha dimostrato che una città non può sopravvivere se i suoi polmoni sono pieni di miasmi e le sue vene scorrono nel fango. L'eredità della morte blu è scritta nelle fondamenta della Parigi che conosciamo oggi. Pochi anni dopo la tragedia, un uomo di nome Georges Eugène Haussmann riceverà l'incarico di sventrare il vecchio labirinto medievale. I vicoli stretti di Rue de la Mortellerie, dove il contagio banchettava indisturbato, vengono rasi al suolo. Al loro posto sorgono i grandi boulevard, larghi abbastanza perché l'aria possa circolare e la luce del sole possa uccidere le ombre della malattia. Sotto i piedi dei parigini viene costruita una rete di fognature titanica, una cattedrale sotterranea progettata per separare la vita umana dai propri scarti. Ma la lezione del 1832 va oltre l'architettura. Ha cambiato per sempre il nostro rapporto con lo Stato e la scienza. È in quegli anni di agonia che nasce l'idea moderna di sanità pubblica. Si capisce che la salute del ricco dipende inevitabilmente dalla salute del povero, che un'epidemia in uno slum è una miccia accesa sotto il palazzo del re. Il colera ha costretto l'umanità a guardare nel microscopio, portando infine alla scoperta dei batteri e alla fine della teoria dei miasmi. Guardando indietro, la morte blu del 1832 ci parla ancora oggi. Ci insegna che la paranoia e il sospetto sono virus altrettanto letali di quelli biologici, capaci di trasformare una comunità in una folla di linciatori quando la paura prende il sopravvento. Oggi, camminando lungo le rive della Senna, tra i turisti e i librai, è difficile immaginare i carri carichi di corpi bluastri e il fetore dell'aceto che bruciava la gola. Eppure, Parigi è figlia di quel dolore. Ogni boulevard arioso è un monumento a chi è morto soffocato dal fango. Ogni fontana di acqua pura è una vittoria contro la sete bruciante del 1832. La morale di questa storia è scolpita nel silenzio delle pietre parigine. La civiltà non è definita dalle sue vittorie militari, ma dalla sua capacità di proteggere i più vulnerabili. Perché quando la morte blu bussa alla porta, non cerca un colpevole politico o un nemico da odiare. Cerca solo un corpo da prosciugare. E la nostra unica difesa, allora come oggi, resta la verità, la solidarietà e la luce che scaccia le ombre del pregiudizio.